Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. Cosa succede se assumete troppi farmaci? Un farmaco non è altro che una sostanza o un insieme di sostanze usate per curare o prevenire delle malattie. È composto da un principio attivo da cui dipende l'azione curativa vera e propria. Il consumo di farmaci sta diventando sempre più diffuso e in Italia, dal 2000 ora, è aumentato del 60%. Ormai vengono presi sempre più frequentemente per qualsiasi cosa. Quando si ha un mal di testa o un piccolo dolorino, si prende subito un Aulin, un Oki o un Moment. Sicuramente questi farmaci risolvono il problema, ma bisogna stare attenti a non usarli troppo e troppo spesso. Ora vi spiego meglio il motivo. Abusare dei farmaci, che siano antidolorifici, ansiolitici, antidepressivi eccetera, crea una vera e propria dipendenza psicofisica. Il primo sintomo tipico è la tolleranza, ovvero siamo costretti ad aumentare la dose farmacologica di volta in volta per continuare ad ottenere lo stesso effetto. Successivamente si sviluppa il craving, un desiderio impulsivo con il pensiero ricorrente di assumere un certo farmaco. Infine si sviluppa l'astinenza, cioè la comparsa di sintomi neuropsichiatrici dovuti alla sospensione, volontaria o meno, di un farmaco. Attenzione! Un'assunzione eccessiva di farmaci porta a un indebolimento del sistema immunitario, esponendoci maggiormente a molte malattie, batteri e virus. Un iperdosaggio di farmaci o anche una componente individuale può causare danni allo stomaco, intestino e fegato. Uno dei classici sovradosaggi è il paracetamolo, usato per abbassare la febbre, che può causare un'epatite acuta o addirittura fulminante. Episodi di questo tipo sono stati registrati maggiormente negli Stati Uniti, dove le dosi di questo farmaco sono molto più alte rispetto a quelle del nostro paese. Tutti i farmaci chimici possono essere dannosi per la pelle, peggiorando la cellulite o le rughe o alterando il sistema muscolare. Altri effetti sono disturbi motori e di equilibrio, disfunzioni sessuali, problemi respiratori e cardiocircolatori. Come usare correttamente i farmaci? I farmaci, secondo gli esperti, andrebbero assunti solo in caso di necessità e uno per volta, per evitare più effetti collaterali e una riduzione stessa della cura. Seguite sempre con attenzione le prescrizioni del vostro medico e le indicazioni del farmacista. Ricorda! I farmaci quindi sono importanti in alcune malattie, ma evitate di assumerli a casaccio senza una reale necessità, magari solo perché lo avete visto in una pubblicità in televisione o per sentito dire. Ricordatevi che nessun farmaco è a costo zero per la salute, perché presenta sempre degli effetti negativi o dei possibili effetti collaterali. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.